Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ci facciamo una bella chiacchierata insieme perché neanche a farlo apposta ti fai la brava per favore che stai facendo un disastro? No, il treppiedi no. Il treppiedi no. La solita guastafeste. Perché sempre i treppiedi? O le luci? O la fotocamera? Non c'è qualcos'altro con cui giocare? Dicevamo, qualche giorno fa la Valve ha sganciato una bomba atomica annunciando la sua Steam Machine, che non è altro che un mini PC fatto ad hoc da collegare al televisore per avere un sistema molto simile ad una home console. E tutta sta faccenda mi si ricollega perfetta con il video che abbiamo fatto qualche settimana fa sulla fine dell'era delle home console, cioè il fatto che l'anno scorso è stato il primo anno, da sempre, dove il numero di giocatori da PC hanno superato quelli da home console, tutta conseguenza di delle politiche di mercato abbastanza malate che negli anni sono state portate avanti male. Se vi interessa andatevi a vedere il video, c'era tutto dietro uno studio particolare. E anche perché alcune cose che abbiamo detto in quel video si sono rivelate profetiche, visto che si sono a tutti gli effetti avverate. Comunque di questo ne parleremo. C'è un sacco di hype dietro a questa Steam Machine, ma attenzione perché non è la prima volta che la Valve cerca di far uscire un dispositivo simile. Anche perché molti pensano che la Valve stia facendo la guerra alla Xbox e alla PlayStation, ma secondo me ha deciso di attuare delle politiche che sono palesemente contrarie a quelle di qualcun'altra casa che invece conosciamo molto bene. Ma tempo al tempo perché ci arriviamo. Ultimissima cosa, visto che ancora me lo state chiedendo, vi ricordo che sì, il canale risulta ancora oscurato, la pagina principale, mentre i video no. Se non volete perdervi nessuno dei miei vecchi video senza doverli cercare uno a uno, c'è il secondo canale dove ho riportato tutte le playlist. Vi lascio al solito il link in descrizione. Bene ragazzuoli, iniziamo pure la nostra chiacchierata insieme. Come vi accennavo, questa non è la prima volta che la Valve cerca di far uscire un suo hardware. Ci provò già addirittura nel 2013. Fece partire questo progetto di una serie di piccoli computer, ai tempi non li chiamavamo nemmeno mini PC, che dovevano avere delle prestazioni sufficienti a far girare tutti i titoli del catalogo Steam, ma non dovevano essere troppo grandi, troppo ingombranti, perché il loro scopo era proprio quello di essere collegati alle TV, essere schiaffati lì in salotto. Iniziarono quindi nel 2013 questo progetto, lasciando però libertà alle varie case manufatturiere di produrre l'hardware, cioè fecero la stessa cosa che fece la 3DO. L'idea di Gabe Newell, il capoccia della Valve, era quella di creare un hardware basilare, nome in codice Bigfoot, e darlo alle varie case costruttrici che avrebbero dovuto arricchire questo pezzo d'hardware grezzo con magari anche qualche periferica non prevista dalla Valve, che ne so, un lettore DVD o Blu-ray che loro non avevano progettato, impacchettare il tutto e venderlo come loro versione della Steam Machine. Quindi in realtà non c'era un vero e proprio prodotto finito identico, ce n'erano varie versioni in base al costruttore che aveva fatto l'accordo con la Valve. Ma la Valve ha sempre difeso la causa del software libero. Infatti uno dei requisiti per poter produrre una Steam Machine era che fosse possibile al suo interno ottenere un dual boot. Ci doveva girare il sistema Steam OS, ovviamente non quello che abbiamo oggi ma quello di allora, ma doveva essere possibile anche affiancarci un sistema Windows. E il bello è che non finì qui, perché nel 2014 ci fu anche il progetto per una versione portatile di Steam, a tutti gli effetti il precursore della Steam Deck, la SMAC Z, o conosciuta anche come SMAC Zero o addirittura Steam Boy, proprio per fare il verso al Game Boy, che è questo affare che, come potete vedere, ha dei megapad giganteschi che non mi ispirano molta fiducia, però come sappiamo la Valve ha sempre avuto un debole per quei cavolo di trackpad, per quanto io sulla Deck li abbia usati tipo 2 volte in 4 anni. E questo è un progetto che forse un giorno ne parleremo, perché ci fu una campagna Kickstarter da subito stoppata, poi ripartita, poi passò su Indiegogo, poi la Valve non la passò come console ufficiale, il progetto si fermò. È una roba simpatica di cui magari parleremo in futuro. Ma il progetto di questa Steam Machine alla fine si concretizzò nel 2015, uscì anche l'allora Steam Controller, secondo me ancora più brutto della SMAC Z,
ma tutto questo purtroppo si tradusse in un nulla di fatto perché già nel 2018 vennero completamente rimosse dal catalogo Steam, non c'era più possibilità di acquistarle. Cosa successe? Prima di tutto SteamOS non era ancora un sistema operativo con tutto il supporto che abbiamo oggi. Come sapete, Linux è da sempre stata una piattaforma rognosa per far girare i giochi, non tanto per il sistema in sé per sé, che è più veloce di Windows sotto ogni aspetto, ma per il supporto sia hardware che software. Oltre a questo, la Steam Machine era nata proprio per darti un'alternativa allo schifosissimo Windows 8 appena uscito, e qui penso che siamo tutti d'accordo. Il problema è che ormai era uscito anche Windows 10, e quella invece fu una buona release del sistema operativo. Questi due fattori, aggiunti al fatto che le home console spingevano ancora di più, avevano lasciato questo ibrido, questo progetto di questa Steam Machine un po' in disparte, e quindi la Valve si fece indietro e cancellò questo progetto. Ma ormai sono passati ben 10 anni e secondo loro, probabilmente anche secondo molti di noi, i tempi ormai sono maturi. Ed eccoci ai giorni nostri, più precisamente al 12 novembre, quando la Valve annuncia la Steam Machine, ma questa volta con delle differenze sostanziali rispetto a quella del passato. Per prima cosa, oggi sono loro che si occupano di costruire e rilasciare l'intero hardware come ditta, e questo già secondo me è il primo punto a favore. Il secondo è che negli anni hanno dannatamente migliorato il supporto Linux per quanto riguarda i videogiochi. Hanno migliorato tantissimo le API grafiche Vulkan per questi sistemi, hanno sviluppato dei tool che emulano quando serve alcune funzioni che per ora sono soltanto funzionanti sotto Windows, mi riferisco per esempio a Proton, e ormai quasi tutti i titoli del suo catalogo riescono a girare tranquillamente su software Linux. Chi ha Steam da diversi anni saprà benissimo che all'inizio la maggior parte dei titoli giravano soltanto su Windows, poi piano piano hanno cominciato questa lenta migrazione e adesso ormai diciamo che sono supportati da ambo i sistemi. E quindi il loro scopo oggi è portarvi questo cubetto microscopico, perché è largo poco più di 15 cm, all'interno dei vostri salotti, collegarlo al televisore e giocarci così come se vi trovaste davanti ad una home console, con all'interno il sistema SteamOS in modalità Big Picture, che è la stessa che vediamo sulla Steam Deck, quindi comandabilissima tranquillamente soltanto con un controller, dove tu accedi con il tuo account, ti compri i giochi, li scarichi e in pochi minuti, se hai una rete decente a differenza mia, ti metti subito a giocare. Però, proprio come succede nella Steam Deck, dandoti la possibilità di sfruttare anche il dispositivo come vero e proprio personal computer. Niente, mi levi lo scopetto alla faccia? Viziata. Ma vediamo un po' più da vicino come sarà fatto questo cubetto. Nella parte frontale troveremo due prese USB 3 normali, un ingresso micro SD e il pulsante di accensione e spegnimento e il LED di stato, oltre ad una striscia LED con diverse funzionalità che potranno essere programmate lato software. Un esempio: a televisore spento magari vi basterà soltanto vedere la striscia LED per capire a che punto si trova il download del vostro gioco. Mentre sul retro saranno presenti altre due prese USB tipo A, ma questa volta 2 e non 3, una presa USB-C, la porta RJ45 per collegare il cavo di rete e due uscite video, una DisplayPort HDMI 2.0 fino a 4K 120 Hz e la DisplayPort 1.4 che invece arriva fino a 240 Hz oppure 8K 60. Mentre l'hardware all'interno non è ancora ben definito, ma ci hanno dato delle linee guida, cioè come CPU troveremo sicuramente una AMD Zen 4 da 6 core 12 thread, però personalizzata. Questa cosa la fanno appunto le home console come la Xbox e come la PlayStation, vuol dire che sarà bella pompata per il gaming, che arriverà appunto fino a 4.8 GHz di frequenza e avrà un TDP che arriverà addirittura a 30 watt. Che trattandosi del solo processore non sono affatto pochi. Come GPU invece avremo una RDNA 3, anche questa semi personalizzata, con una frequenza massima di 2.45 GHz e un TDP da 110 watt. E io non vedo l'ora di vederla all'opera, perché secondo me questa farà faville se veramente riescono a metterla lì dentro senza aver poi problemi di dissipazione del calore. Come RAM avremo 16 GB DDR5, mentre quella della scheda video sarà una DDR6 da 8 GB, e come memoria avremo
avremo due tagli di SSD NVMe o 512 GB o 2 TB, comunque espandibili tramite micro SD, ma molto probabilmente anche tramite hard disk che volete collegare con l'USB tipo C, e ovviamente avrà connettività sia Wi-Fi che Bluetooth. Quello che forse non mi piace invece, che però fa molto home console, è il fatto che l'alimentatore sia all'interno. Noi siamo abituati ad avere l'alimentatore interno ovviamente nei PC desktop fissi, ma perché lì abbiamo bisogno di delle bestie da alimentatori niente male. Per dispositivi invece più simili ai mini PC sarebbe meglio avere un alimentatore esterno, perché se te se fotte, scusate il termine informatico, tu prendi il ricambio che non è altro che un cavo con una scatoletta così e sei a posto. Se invece ti si rovina l'alimentatore dentro la Steam Machine, devi ordinare il pezzo, smontarla, levare il vecchio e riattaccare il nuovo. Si fa, ma è più macchinoso. Ma quale sarà il prezzo di questo hardware? Uno degli ingegneri della Valve intervistato, tale, e qui già mi scuso per la pronuncia che non voglio nemmeno sapere qual è quella vera, Yazan Al-Delayat, non lo dirò mai più in vita mia, da questo momento è l'ingegnere, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di proporre un prezzo competitivo per l'hardware che gli mettiamo all'interno. Detto in parole povere, se tu tentassi di assemblarti un fisso con lo stesso hardware, spenderesti di più. Però questa è una dichiarazione che fanno un po' tutti i produttori di home console, quindi è un po' fine a se stessa, però da parte loro perlomeno hanno detto che in questo momento storico, con gli aumenti, con i dazi di Trump e tutto quanto, cercheranno il più possibile di far uscire un dispositivo che non sia troppo costoso, cercando di limare un po' dove possono. La Steam Machine non è l'unico hardware che lanceranno nel 2026, perché mirano proprio a creare un intero ecosistema Valve, perché infatti oltre alla Steam Deck che abbiamo già adesso ci sarà la Steam Machine, ma anche riproporranno una nuova versione dello Steam Controller e lo Steam Frame. Partendo dallo Steam Controller, tanti hanno visto il design e l'hanno già criticato. Ok ragazzi, non è bellissimo, è vero, però diciamocelo, per i più vecchietti soprattutto siamo stati abituati a molto di peggio, e anche peggio del peggio, e anche peggissimo del peggio. Ok, non vado più avanti. Quindi francamente a me non me ne può fregare di meno dell'estetica di quel controller. L'importante è l'ergonomia, e come la Valve ci ha dimostrato fino ad oggi, riesce a fare dispositivi dove quell'aspetto è dannatamente studiato bene. La Steam Deck è una tavoletta gigante e quello che cazzottina te pare, magari te fa schifo come hanno impostato i tasti a una disposizione che non ha mai usato nessuno, eppure loro l'hanno fatto e guarda caso è la console più comoda del pianeta. Sfido chiunque a trovarne una più comoda. Occhio che dovete averci giocato, però non mi fate è meglio la ROG Ally. L'hai provata mai questa? Prima di scrivermi quel maledetto commento? Comunque sembrerà essere un controller di tutto rispetto, perché avrà le levette All Effect, ci sarà la vibrazione ad alta definizione così come dicono loro, il giroscopio e tutti i vari sensori, e poi ci sono quei due giganteschi trackpad, che quella è l'unica cosa che spero migliorino, perché io vi giuro quelli della Steam Deck ragazzi sono Satana in persona, non c'è verso di muovere il mouse e cliccare senza che la freccia vada dando cazzo vuole. E oltre a questi uscirà appunto anche il visore. Io personalmente non sono un fan della realtà aumentata, ma loro promettono che in effetti questo accessorio sarà compatibile comunque con tutti i titoli del catalogo, quindi staremo a vedere. Io questo non me lo compro, so già che mi dovrò comprare la Steam Machine, ma questo lo lascio ai posteri. E se proprio vogliamo dirla tutta in estetica, sinceramente i controller di questo mi sembrano un po' più strambi. Per carità, anche su questi ci sarà stato uno studio dietro, quindi staremo un po' a vedere se funzioneranno bene e saranno tutto sommato ergonomici. Ma la cosa bellissima secondo me della Valve è la sua filosofia, cioè il motivo che l'ha spinta a creare questo tipo di hardware e software insieme. Perché Newell ha da sempre criticato l'Xbox e le altre case perché limitavano il software che poteva essere installato all'interno dei loro sistemi. Si è sempre battuto contro questa concezione, è proprio per questo motivo che è andato a scegliere un software open source come base, perché ti vuole permettere di sfruttare al massimo la tua macchina, che non significa per forza piratarla e trovare i giochi gratis, ragazzi. Significa avere
avere un hardware tra le mani che tu puoi personalizzare con i programmi che vuoi e sfruttare appieno. Se io sulla Nintendo Switch ci volessi mettere un maledettissimo browser, perché quella maledetta console è in grado tranquillamente di farmi navigare, la potrei utilizzare anche come strumento multimediale per vedermi i video su YouTube, non lo posso fare perché la Nintendo non mi ha dato la possibilità di installare i browser, perché secondo lei ci andremo poi a scaricare la roba pirata e così via. Mentre la Valve ha una concezione completamente diversa e ce lo dice nero su bianco proprio sul sito. C'è scritto a caratteri cubitali che oltre ad essere un sistema per giocare, attaccare la TV e bla bla bla, Steam Big Picture, Toto! La chiappa? Sì, adesso ti tira su papà. Sì, oggi tutti. Ciao Ciccio. Quando fa così è perché c'ha fame. Puoi aspettare 10 minuti di numero? No! Lo prendo per un sì. Oltre ad essere tutto questo, è anche un PC, e leggete sotto. Steam Machine è ottimizzata per il gaming, ma è pur sempre il tuo PC. Installa pure tutte le tue applicazioni o anche un altro sistema operativo. Chi siamo noi per dirti come utilizzare il tuo computer? Questi se meritano che tutto il pianeta gli compri questa dannatissima Steam Machine solo per questa frase. Perché noi è questo che ci aspetteremmo oggi da una home console. Un dispositivo veloce, nel senso di fruibilità, accendi e giochi, e ottimizzato per il gaming, ma che mi dà la possibilità di sfruttare tutto l'hardware al suo interno. Porca miseria! Tu stai per rimozzicarmi le chiappe. Ok, faccio un attimo pausa 5 minuti perché sennò mi fa il culo come un colabrodo. A few moments later. Ok, toto sfamato, chiappe salvate, riprendiamo. Sarò malizioso, ma secondo me è proprio per questo motivo che la Valve non sta dichiarando guerra soltanto alla Xbox e alla PlayStation, ma anche ad un'altra certa casa che ha la politica completamente opposta, cioè di chiudere qualsiasi cosa, e ne è la riprova l'aggiornamento proprio di questi giorni, mi sembra anche addirittura della prima Switch, che impedisce a qualsiasi dockstation non Nintendo di funzionare. E come motivazione hanno dato che la dockstation potrebbe briccare la console. Cosa cazzo c'ha la dockstation in scrittura da briccarti la console? Uno sbalzo di tensione, vuoi dirmi che magari non c'è il salvavita o quello che cavolo te pare che magari evita che te si frigga la console? Mi sta bene, ma non è che me la devi bloccare lato software per quello. Infatti anche io qualche anno fa vi feci vedere alcune dockstation che secondo me erano valide, che semplicemente ti permettevano di inserire 4 cartucce originali alla volta e tu con un semplice telecomando, anziché stare sempre a cambiare cartuccia, potevi passare da un gioco all'altro. Adesso ditemi voi che problema poteva essere quello per la Nintendo. Non c'è pirateria, non c'è nulla, è semplicemente una questione di comodità. Ce n'era un'altra che aveva anche il porta joystick integrato avanti e che intanto lo ricaricava. Altra problematica gigantesca, immagino che dobbiamo per forza bloccarle. Ma è questa la logica che dà fastidio a noi consumatori, lo capite o no? Non sono per forza tutti hacker o pirati che devono per forza modificare la console. Possono esserci delle cose dove ci può essere un po' più transigenza. E io spero che questa Steam Machine venda tanto perché anche le altre case inizino a svegliarsi un po'. Phil Spencer, il responsabile del ramo Xbox, si è già espresso al riguardo dicendo che secondo lui le nuove opzioni per i giocatori sono sempre le benvenute, ma secondo me è un modo un po' per dire porca merda, perché guarda caso il concetto dietro alla loro nuova Xbox sarà abbastanza diverso rispetto alla vecchia. E fermi, perché questa è una cosa fantastica, noi qualche settimana fa, quando dicevamo appunto come sarebbe dovuta essere la nuova Xbox per risollevare un po' il mercato delle home console, dicevamo questo: visto che l'Xbox viene da una ditta che ha da sempre lavorato nel settore dell'informatica e che ha deciso ad un certo punto di creare una home console, sarebbe carino adesso fare lo step inverso, cioè mettere una home console dentro ad un computer. In parole povere, tu mi dai già una configurazione di personal computer impacchettato come Xbox, pronta al gioco, ma dove se io voglio posso andare a mettere le mani nel tempo per utilizzarlo come un personal computer. Annuncio di qualche giorno fa, la nuova Xbox sarà praticamente un PC Windows. Ci potrete giocare anche ai titoli per PC, oltre che al catalogo Xbox. E sarà a tutti gli effetti un PC schiaffato all'interno di una home console.
No, non sono un profeta, sono semplicemente uno stronzo che probabilmente incarna un po' il malcontento di tutti i videogiocatori da home console di oggi. Ma a parte questo, secondo me l'Xbox adesso sta un po' rosicando come per dire porca merda ci sono arrivati prima loro. Perché se la Steam Machine, così come promette, riuscirà a far girare tutti i giochi del catalogo in 4K a 60 frame per secondo, se riescono a darcela ad un buon prezzo, tu capisci che ci si apre un mondo avanti. Sicuramente ne riparleremo in futuro di questa Steam Machine, anche perché so già che mi toccherà comprarla per recensirla, provarla, testarla, eccetera, e lì forse scenderemo ancora un po' di più nel dettaglio. In questo caso, parlando in generale del discorso di questa nuova tipologia di home console, ci sono ovviamente pro e contro. Il primo, che state già pensando tutti da tempo, è l'abbandono del fisico. Ne parlammo già in un video tempo fa, ci fu una crociata nei commenti sempre per chi è a favore e chi è contro. Anche io sono uno di quelli che preferisce comunque sia avere un supporto fisico, un po' per collezionismo, un po' perché vuoi o non vuoi, quando hai un gioco tra le mani, con una copertina, con un manuale tutto bello caruccio, sai perché hai speso quei soldi. Però dall'altro lato c'è l'immediatezza del contenuto digitale, per quanto il contenuto digitale, come ormai sappiamo, equivale a noleggiare un gioco e non a possederlo. Poi però c'è tutto il discorso che ormai il 70-80% della componentistica di un gioco sviluppato oggi è online, quindi anche se io effettivamente avessi il supporto fisico e tra 10 anni lo schiaffassi all'interno della mia home console, magari mi chiede aggiornamenti che non ci saranno più, mi dice che la versione del firmware della console è troppo arretrata rispetto al gioco, quindi di scaricarlo, ma ormai quella non c'è più. Dalla PlayStation 3, forse un pezzettino di PlayStation 4 in su, ormai si è persa questa cosa di poter dire io il mio supporto fisico me lo colleziono e lo rigioco tra 20 anni. Non saremo in grado di farlo, ragazzi. Mettetevi l'anima in pace. Saranno delle bellissime custodie, dei bellissimi dischi da tenersi a livello di collezionismo, ma che per la maggior parte non ci permetteranno di giocare al titolo. Dobbiamo anche lì, quindi, per forza di cose, affidarci al digitale. E visto che Steam è uno store ormai affermato da anni, gigantesco, uno dei Non gliela faccio a fare un discorso senza code oggi? Scusi? Mi blocca la visuale? Va quasi finito, su! E visto che è uno dei pochi store dove quando ci sono gli sconti riesci a portarti a casa dei bei titoli a pochi euro, posso anche passargli il fatto che sto noleggiando un gioco se tu comunque me lo rendi fruibile sullo store vita natural durante. Dopo ovvio, se Steam fallisce, ragazzi, lì non ci stanno cazzi che tengono, quelli che vi siete installati in console o sul PC ve li tenete, se poi hanno la componentistica offline, se no ciaone. Ma questo è il gaming attuale, è il motivo per cui sempre più persone tornano al retro gaming, è questo che sto cercando di spiegare alle persone che ne ciumme da retta. Però ci farò un video su questa attuale moda del retro gaming che però sta diventando un movimento, che è una cosa un po' diversa. Poi certo ci sono le campagne come Stop Killing Games, che mi auguro con tutto il cuore che abbia successo, ma quello implica veramente che gli sviluppatori cambino il loro approccio. Se tu decidi di fare uno sparatutto competitivo online, tenere un server per quel gioco costa. Quando la casa ormai non avrà più profitti dopo 7-8 anni che sarà uscito il gioco, quelli il server te lo buttano giù. Se tramite questa petizione riuscissimo ad ottenere che gli sviluppatori, una volta terminato il supporto perché non sostengono più i costi, possano concedere in licenza open source soltanto la parte server, che permette agli appassionati di crearsene uno e magari la community va a giocare lì se ancora gli piace il titolo, allora quella sarebbe proprio la chiusura del cerchio e ci andrebbe bene così. Ma obiettivamente, ragazzi, questo penso sia l'unico modo in cui puoi finire quella causa, perché altrimenti comprare un contenuto digitale che funziona soltanto all'interno di una certa piattaforma, cioè se quella piattaforma scompare, non è che puoi fare molto. Avrei voluto fare un video anche in merito a quella causa, però forse lo faremo più avanti quando si delineerà un pochino meglio la situazione. Tornando alla Steam Machine, sono contentissimo che la Valve
abbia annunciato quel tipo di dispositivo oggi, che secondo me i tempi sono maturi, che il sistema SteamOS è molto migliorato e ci permette di giocare a tantissimi titoli su Linux, e guardate che questa sarà una manna anche e soprattutto per quanto riguarda l'ambito Android, dove probabilmente tra non molto faranno uscire anche lì una versione di SteamOS e lì ci cambierà il mondo. Ma fidatevi che se ve lo dice uno come me, un amante del fisico come me, che questa potrebbe essere un'ottima home console ibrido PC, allora è una roba veramente grossa. E non vedo l'ora di spendermi quei probabilmente $700-800 credo per comprarla, perché io spero con tutto il cuore che riescano a metterla intorno ai 400-500, ma visti i prezzi dei mini PC con quel tipo di hardware all'interno, ragazzi, se dovrà uscire adesso nel 2026, secondo me ci assisteremo, se proprio ci va grassissima, tra i 600 e i $700. E mi sto affidando alle parole dell'ingegnere. Bene ragazzuoli, spero vi sia piaciuta questa chiacchierata, se volete ditemi cosa ne pensate voi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!